torno al mio semenzaio, è venuto il momento di seminare l'ortaggio per me più importante dell'orto, ovvero i pomodori. Ne approfitto per dirvi che nell'arco di 4-5 giorni dovrei riuscire ad aprire il blog semenzaio.it, lì troverete tutti i consigli solo dedicati al semenzaio. Non ci saranno altri argomenti se non il semenzaio, ovviamente poi esploreremo i vari concimi, il semenzaio, i terricci, i semi, la qualità dei semi, le vaschette di germinazione. Sarà un blog dedicato soltanto al semenzaio, quindi se siete appassionati di questo mondo, se ci volete avvicinare, sappiate che lì potete trovare tutte le risposte di cui avete bisogno. Poi se ci sono problemi, se avete domande da fare, mi scrivete qui sui social, su YouTube o via mail e io cerco di aiutare tutti. Allora guardate, ho messo a bagno alcuni semi di pomodori per 24 ore in camomilla, soltanto per accelerare qualche giorno la germinazione. Vi faccio vedere la differenza dei semi appena tirati fuori dalla confezione e quelli che sono stati a bagno per 24 ore. Vedrete che la differenza è grande, è abissale. E in questo modo recuperiamo qualche giorno sul calendario. Vi lascio il link della tabella con la profondità di semina e la temperatura di germinazione per gli ortaggi principali, e questo è molto importante. Dopo la sigla vediamo la semina dei pomodori. Bentornati a tutti, sono Luigi di Un Orso in Campagna. L'anno scorso ho avuto una resa bassissima dei pomodori perché ha fatto troppo caldo, quindi non hanno allegato, ho avuto problemi di siccità, nonostante la pacciamatura, nonostante l'irrigazione a goccia, insomma l'anno scorso è stata veramente dura. Di fatto non ho avuto raccolta di pomodori. A metà agosto avevo tolto tutto perché non c'era più niente da raccogliere. Quest'anno allora ho cambiato un po' strategia, sono tornato indietro di 2 o 3 anni e ho acquistato 2 varietà a crescita determinata. Sono i Roma e il Rio Grande. Sono pomodori che non necessitano della canna, vi lascio qui qualche immagine in descrizione. Sono da salsa ed è quello che serve a me. Hanno pochissime lavorazioni da fare, se non togliere ovviamente le foglie secche e quant'altro. Vanno però pacciamati bene e vanno irrigati con una certa regolarità. Sono soggetti anche loro a tutte le malattie degli altri pomodori, peronospora, attacchi di cimici, non cambia nulla da quel punto di vista, però sono pomodori molto rustici. Ho pochi semi adesso perché ho soltanto un plateau libero, perché ho fatto alcuni esperimenti, quindi devo liberare un po' di spazio, quindi vi faccio vedere solo l'inizio del video, in pratica la messa a dimora dei semi, dopodiché chiuderò il video quando vedremo i primi germogli. Allora, solo 2 parole sui semi. Questi, come mio consueto, sono ormai 3-4 anni che li acquisto qui, sono del mondo dei semi. Non è un video sponsorizzato. Se vi interessa c'è un codice sconto al 10%, Orso10, ve lo lascio qui in descrizione. Fate l'ordine, comprate quello che volete, sono semi di buona qualità, c'è una grande scelta e al momento del checkout mettete il codice e vi dà il 10% di sconto. Io non ci guadagno nulla, quindi voi acquistateli dove volete, ma ecco qua ci tengo a dirvelo perché ormai sono 3-4 anni che li utilizzo, mi sono sempre trovato bene, insomma. Allora vi faccio vedere la differenza tra i semi. Questi sono stati appena tirati fuori dalla confezione e questi invece sono quelli che ho asciugato, che sono stati a bagno per 24 ore nella camomilla. Guardate, sono grossi il doppio, ormai si sono riempiti di acqua, quindi i tempi di germinazione sono notevolmente ridotti. Parliamo di pochi giorni, non cambia assolutamente nulla. Ho fatto altre semine con i semi appena tirati fuori dalla confezione, va bene lo stesso, però avevo tempo e quindi ho preferito fare in questo modo qui. Semplice camomilla tiepida 24 ore. Ho solo questo plateau disponibile, quindi farò 3 file per le 4 varietà, dopodiché vado avanti poi nei prossimi giorni con le semine. Di pomodori io generalmente produco un 150 piante all'anno e poi ovviamente qualcuna magari si spezza mentre la metto a dimora, qualcuna muore, qualcuna soffre. Alla fine, insomma, la mia produzione annuale è circa 120 piante. 2 parole soltanto sul terriccio. È un terriccio da semina di qualità della Vigor Plant, quello che uso generalmente, quello che trovo nel vivaio. Compratelo al vivaio, non l'ho acquistato online perché costa molto di più. E dentro queste palline bianche che vedete, se non mi avete seguito negli altri video, è semplicemente perlite, serve per arieggiare le radici, assorbe l'acqua e la rilascia poi quando ce n'è bisogno, quindi fa un po' da effetto spugna. 2-3 semi per alveolo. Ora sappiate che quelli bagnati sono un pochino più rognosi da mettere, perché si attaccano, non ho avuto modo di asciugarli bene.
Vi faccio vedere solo la semina di questi, sono tutti uguali ovviamente. Poi vi faccio vedere come li ricopro col terriccio, dopodiché ci salutiamo. Non ci sono arrivato gli ultimi due, semplicemente li prendo. Generalmente quando acquistate le confezioni ci sono ovviamente quelli biologici e quelli non. In quelli biologici ci sono molti meno semi e costano un po' di più. La differenza dov'è? È che ovviamente potete riprodurre i semi, nel senso che quando il datterino in questo caso è bello maturo, lo tagliate in due, all'interno trovate i semi, li pulite. Vi lascio qui la copertina del video che avevo fatto lo scorso anno, li salvate e l'anno dopo li potete riutilizzare, quindi seminarli a costo zero. Il fatto che siano biologici ovviamente non sono F1, non sono ibridi e sono di una qualità superiore, però è un investimento maggiore che dovete fare e li ho utilizzati quasi tutti. Va bene. Ok, quest'anno ho deciso di ricoprirli con l'humus in lombrico. In questo caso è un po' umido, sarebbe meglio asciutto perché si sfarina un po' di più, però vedete lo metto sopra a spaglio proprio solo per coprire i semi. Si può usare semplice terriccio se non avete o se non volete usare l'humus in lombrico. Io ce l'avevo ancora un po' in casa, è quello della Biotica, l'avevo utilizzato l'anno scorso, è ottimo. Semplice acqua, temperatura ambiente, è fuori da ieri sera, una bella innaffiata. Ecco, questo plateau, vedete, appoggia sopra il cavetto riscaldante che è impostato a 24 gradi giorno e notte. Quindi se dovete seminare i pomodori in semenzaio, come i peperoni, come le melanzane, sappiate che vi servono 23-24 gradi e lo potete ottenere o con un tappetino riscaldante o con un cavetto riscaldante. Bene, vado avanti con le semine, ci rivediamo con i primi germogli. Oggi è il 12 di febbraio, sono passati 6 giorni dalla data della semina. Guardate, abbiamo le prime piantine, ovviamente non tutte hanno attecchito, ma ancora è presto. Qualcuna sta uscendo adesso, eccola lì. Io ogni tanto smuovo il terreno per vedere se c'è qualche seme che ha bisogno, infatti eccolo qui, vedete? Mi avvicino, eccoli. Questi sono i Roma, questi invece sono i datterini e quei datterini stanno iniziando adesso a uscire. Siamo all'inizio. Bene, aspettiamo qualche giorno, vediamo ancora qualche germoglio, poi chiudo il video. Oggi è il 27 di febbraio, sono passati altri 15 giorni dall'ultimo pezzo di video che avete visto. Ecco, questa è la situazione attuale. Lo sposto, mi avvicino e vi faccio vedere un po' nei particolari. Io già con questo plateau avrei praticamente soddisfatto quasi tutte le esigenze del mio orto, ma in realtà lo farò doppio perché, come vi dicevo l'altra volta, faccio più piantine perché alcune possono danneggiarsi durante il trapianto, alcune possono morire, altre invece possono prendere una gelata dopo aver messo a terra, mi è successo, quindi ho un po' di scorta per rifare un secondo trapianto. Qui abbiamo i Marmande, questi sono i primi che ho seminato, quelli che avete visto voi del 6 di febbraio. Qui invece ho fatto una seconda semina. Qui abbiamo i Rio Grande. Vi ricordo che i Rio Grande, così come i Roma, sono quelli a crescita determinata, restano piccolini a cespuglio, quindi sono prettamente da salsa. Gli ultimi che ho qui sono i datterini. Anche questi sono leggermente più indietro perché hanno una crescita leggermente diversa. Qualcuno ha dovuto riseminarlo, insomma qualcun altro sta venendo fuori. Vi mostro soltanto una piantina di quelle più sviluppate. Questa piantina qui è pronta per essere ripicchettata. Può stare qui ancora 7-10 giorni perché spazio ne ha. Questi alveoli grandi li avevo comprati apposta per questo motivo. Adesso la rimetto a posto, aggiungerò altra terra. Ecco, questa è la situazione a distanza di circa 30 giorni dall'inizio della semina. Bene, tiriamo le somme. Vedrete questo spezzone di filmato su tutti e tre i video perché faccio una chiusura unica ovviamente per peperoni, melanzane e pomodori. Riassumo un po' brevemente ciò che ho fatto e ciò che è successo. Allora, ho iniziato con la semina dei peperoni e delle melanzane a fine gennaio, il 30. È molto presto, però come vedete le piantine crescono molto lentamente. Siamo a fine febbraio, è passato circa un mese. E gran parte delle piantine, pomodori e melanzane, non hanno neanche la seconda coppia di foglie. Come vi ho detto nel video dei peperoni, se fate poche piantine, melanzane e peperoni, non vi conviene allestire un semenzaio del genere riscaldato perché occorre molta corrente, molta pazienza, acqua, bisogna starci dietro
e conviene quasi quasi acquistare le piantine se ne fate poche. Io che ne faccio un po' di più, soprattutto di peperoni, ecco, a me conviene perché acquistare 6 piantine di orto mio che sono di alta qualità, lo scorso anno, se non sbaglio, costavano 2,20 €, 2,30 €, quindi circa 40 centesimi a piantina. Ecco, se già fate una cinquantina di piantine, insomma, fatevi voi i conti. Forse conviene allestire un semenzaio. Se ne fate 4, 5, 10, non conviene assolutamente. Comprate le piantine già fatte, sono di qualità e vanno benissimo. Così potete scegliere anche esattamente la varietà che vi piace. Io ho una esigenza diversa e quindi mi comporto così. Diverso è il discorso per i pomodori. I pomodori germinano molto velocemente. Ha fatto bene qualche lettore su YouTube a farmi notare che sono partito un po' presto. È vero, potevo aspettare una quindicina di giorni. Il discorso è questo, che quando io allestisco il semenzaio, per me fare un plateau in più, farne uno in meno è la stessa identica cosa, perché l'energia ci va comunque. Quindi a quel punto, se devo avere plateau vuoti, a me dà fastidio, e quindi ecco che riempio con i fiori, con i pomodori, e poi li gestirò diversamente. Spero in una primavera calda, magari da riuscire a trapiantare a terra qualcosa già a aprile inoltrato invece che maggio, quindi recupero qualcosa. Vediamo, dipende un po' come va la stagione. Male che vale, farò soffrire un pochino purtroppo dentro la serra fredda, aspetteranno il loro momento poi per essere trapiantati in piena terra. È una cosa molto soggettiva, dipende anche dal clima che si ha, dipende dalla stagione, non si può prevedere prima, quindi insomma cerco di comportarmi così in modo tale da abbattere i costi fissi del semenzaio, perché ha un costo. Non va bene per tutti questo discorso, quindi lo capisco, va bene così. Bene, ultima cosa che vi volevo dire, allora, cura giornaliera delle piantine. Dopo i primi 15 giorni di vita della piantina occorre utilizzare del concime biologico. Potete mettere semplicemente un ammendante come l'humus di lombrico, che ho provato lo scorso anno, piantine eccezionali. Potete utilizzare l'Algasan del Solabiol, è liquido. Vi lascio qui le copertine del video, mi sto trovando molto bene. Anche il granulare ortogiardini va benissimo, però attenzione che se c'è troppa umidità nel pianeta di terra fa un po' di muffa, è brutta da vedere. Ci sono altri concimi a base di borlanda fluida e anche quelli sono eccezionali, vanno benissimo. Mi raccomando le dosi, perché sono dosati per utilizzo nelle piante nell'orto. Qui abbiamo un semenzaio, quindi ci deve andare molto piano. Il panetto di terra è molto piccolo, quindi magari stiamo bassi con le dosi e vediamo come reagiscono le piantine. Bene, è tutto per questo video, grazie per essere stati con me anche oggi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, se vi fa piacere condividete il video con i vostri amici. Commenti e pareri sono ben accetti, vi auguro una buona giornata.